Buonasera, sto video ha un senso in quanto come postilla al video precedente, quello che riguardava Excel, l'introduzione a Excel. Siccome vi ho dato degli esercizi da fare, in particolare quello del triangolo che richiede l'uso della radice quadrata, volevo farvi vedere questa famosa radice quadrata. Qua ho preparato un foglio con un triangolo rettangolo, cateto 1, cateto 2. Come ho messo cateto 1? Come ho messo quest'uno qua in basso col pedice? Come abbiamo fatto per il quadrato? Selezioniamo l'1, clicchiamo col destro, formato celle e invece di dirgli apice dovremmo dirgli pedice. E l'1 verrà in questo formato. Stesso discorso vale per il 2. Qui ho fatto comparire questa riga che delimita il foglio di stampa, cioè se noi andiamo a stampare un foglio Excel è ovvio che in tutto un foglio tutto un foglio Excel, un foglio A4 non c'entra. Questo è il limite del foglio A4 che termina qua sotto. Per fare questo basta che andiamo su layout di pagina, stavamo in home, andiamo in layout di pagina, andiamo in dimensioni del foglio e selezioniamo a 4 e compare questa riga. In questo modo sappiamo esattamente quale sarà, se dovessimo mai stampare un foglio Excel, il limite di stampa. Adesso possiamo selezionare questa prima riga fino a dove finisce il foglio a 4, ritornare in home e unire la casella, scegliere un carattere un po' più grande e qui possiamo scrivere triangolo rettangolo. Invio. Possiamo allargare un po' la riga, possiamo metterlo al centro anche in verticale. Potete fare quello che volete, ci potete mettere uno sfondo, ci potete mettere un colore diverso, eccetera eccetera. Il cateto 1 per noi è 10. Scusate, non rispetterò le proporzioni del rettangolo. Il cateto 2 è 15. Il cateto 2 rappresenta, diciamo, l'altezza. Come si calcola l'area? L'area è facile, sapete tutti la famosa formula base per altezza diviso 2, quindi ogni formula inizia con uguale, seleziono la base, moltiplico per l'altezza e divido per 2. Non c'è bisogno di parentesi perché comunque sapete che la priorità delle operazioni qui in questo caso non cambia, quindi do invio e abbiamo il risultato. Per quanto riguarda il perimetro dovremmo sommare i 3 lati, ma noi abbiamo solo 2 lati, solo che possiamo ricavare il terzo, l'ipotenusa, utilizzando il teorema di Pitagora. Qui scriviamo ipotenusa uguale, l'unità di misura è comunque centimetri. Qui dentro dobbiamo scrivere la nostra formula. La formula del teorema di Pitagora è che l'ipotenusa è uguale alla radice quadrata del cateto 1 al quadrato più il cateto 2 al quadrato. Potremmo scriverla direttamente a mano, vediamo con 2 metodi. Innanzitutto qua c'è questo pulsantino, inserisci funzione, e se andiamo a cercare, ora a me radice quadrata, che è questa qui, radq, me la dà per prima, quelle usate di recente. Non è detto che a voi sia così. Dove si trova questa radice quadrata? Potete benissimo selezionare tutte le funzioni che stanno qua dentro, ma sono un'infinità, oppure direttamente le matematiche. Diventano un po' di meno, ma non molte di meno. Qui però possiamo digitare rad e cercare questo rad. Escono fuori tutte le parole che iniziano con rad, in particolare esce fuori radq, che è quella che vogliamo, e diamo ok. A questo punto compare una finestra che ci guida nell'inserimento dei numeri sotto radice. Che numeri sotto radice dobbiamo mettere noi? Dobbiamo mettere la casella che contiene 10, cioè B2,
e la dobbiamo elevare al quadrato, e l'elevamento al quadrato o usiamo la potenza, ma ancora non voglio vederla, o mettete il simbolo di cappelletto che si trova dopo il punto interrogativo e seguito dal 2, e dobbiamo sommarlo all'altro cateto che è contenuto nella casella B3, anche questo elevato al quadrato. A questo punto questo è quello che sta sotto radice, che è uguale a 325, a quanto pare 10 al quadrato fa 100, 15 al quadrato fa 225, la somma è 325, il calcolo della radice quadrata è 18,02, e a questo punto basta dare ok e qui abbiamo il risultato. Vogliamo solo fino alla seconda cifra decimale e togliamo qualche cifra decimale, ci fermiamo qua, lui arrotonda automaticamente a 0,3. A questo punto, per calcolare il perimetro non basta fare altro che sommare B2 più B3 più l'ipotenusa e dare invio. Questo qua è il calcolo dell'ipotenusa. L'esercizio così è finito. Ultima cosa, avevo detto che qui in realtà potevamo fare in un'altra maniera, cioè senza ricorrere alle funzioni. Se ce la ricordiamo a memoria, basta selezionare la casella che ci interessa, scrivere uguale, scrivere rad q, aprire la parentesi tonda. Tutto questo che sta dopo la parentesi tonda sta sotto radice quadrata. Seleziono di nuovo questo, lo elevo al quadrato, lo sommo all'altro cateto, che elevo un'altra volta al quadrato, e chiudo la tonda. Do invio e come vedete mi ritorna 18,03, che era il risultato precedente, direttamente alla seconda cifra decimale, perché già prima avevamo detto che noi volevamo questo formato. Questo è quanto, per cui adesso mi aspetto che facciate sia il rettangolo che il triangolo che la circonferenza. Buona serata a tutti.